tutti e bentornati al canale. Spero che stiate tutti quanti bene ovunque voi siate, ovunque voi vi troviate. Vi starete chiedendo cosa ci faccio in macchina, dove stai andando, dovresti essere a casa, untore, hashtag io resto a casa. Invece no, sto facendo una fuga stavolta, dopo questo lungo periodo di quarantena come tutti, del resto un mese e mezzo quasi che non vado in baita. Oggi torno in baita e non c'è nessun escamotage dietro, ma semplicemente, come avrete già visto in uno dei video passati, sto iniziando con l'attività di apicoltura e quindi oggi ho dietro i miei nuclei. Infatti c'è un profumo di miele incredibile in macchina e sto andando verso la baita a portare questi nuclei con cui partirò con questa piccola attività. Come dicevo prima, è un mese e mezzo che non vado più in baita, sono stato chiuso in casa come tutti del resto. È stato un periodo molto pesante sotto tutti i punti di vista, sia per i morti che ci sono stati, sia per questa privazione della libertà a cui ci siamo dovuti abituare e che non abbiamo mai vissuto, penso, nell'arco della nostra vita. Quindi è molto difficile abituarsi a uno stile di vita del genere, è praticamente impossibile. Fortunatamente, grazie a queste api, posso anticipare un pochino i tempi e tornare nella mia proprietà e fare quello che mi piace. Per me è estremamente importante, perché a livello mentale, a livello psicologico, è veramente una liberazione questa. Mi sento abbastanza fortunato a vivere in un appartamento abbastanza spazioso in un piccolo paesino, e quindi questo senso di claustrofobia che magari alcuni hanno percepito in modo ancora maggiore, io l'ho percepito forse un pochino meno. Questo non vuol dire che sia stato bello restare chiuso in casa anche per me, perché non è stato così. Comunque ho pensato molto anche alle persone che vivono in piccoli appartamenti in città, magari in nuclei familiari anche numerosi, persone con problematiche, magari disabilità. Pensate che periodo terribile che hanno dovuto passare. Speriamo che adesso le cose finalmente vadano realmente migliorando, sembrerebbe che ci siano dei segnali positivi, quindi si comincia veramente a vedere la luce dal tunnel. Quindi adesso possiamo veramente cominciare a pensare in modo un pochino più ottimistico. Chiaramente alcune nostre abitudini dovranno cambiare, lo sappiamo benissimo. Tornando al discorso apicoltura, ribadisco il concetto che questo non vuole essere assolutamente un tutorial, ma vuole essere più che altro un diario, un racconto della mia esperienza, anche perché io non ho nulla da insegnare in merito di apicoltura, perché non ne capisco assolutamente niente, non ho mai fatto un corso, ho solo letto libri, ho solo guardato video, ho solo chiesto consigli e così via. Quindi sicuramente vedrete molti errori, potrebbe essere utile vedere questi errori per cercare di capire cosa non dovete fare e cosa dovete fare. La prima cosa da fare, se volete essere in regola, soprattutto in questo periodo in cui probabilmente verrò fermato da qualche pattuglia per controlli, estremamente probabile, vedremo, è fondamentale registrarsi all'anagrafe apistica sul portale VetInfo. Se non lo sapete fare voi, ci sono le associazioni che si occupano di questo, io l'ho fatto in modo autonomo. Vi verrà recapitato un identificativo da porre all'alveare in caso di controlli e dovrete comunicare la posizione dell'alveare, le coordinate e il numero di sciami e così via. Poi a fine anno viene fatto un censimento. In questo caso era assolutamente obbligatorio essere in regola, perché in caso di controllo io devo comunque dimostrare che sto andando a fare apicoltura, che non sto andando a farmi una passeggiata, e quindi era
cosa fondamentale. Dopodiché dovrete acquistare tutta l'attrezzatura, e vi posso garantire che già soltanto per acquistare un minimo di attrezzatura una millata va via come niente. Quindi c'è sicuramente una bella spesa all'inizio, e ve lo dico sinceramente, io non è che lo faccia per un guadagno, lo faccio perché sono interessato a vivere questa esperienza, sono interessato a produrvi del miele per autoconsumo, mi piace l'idea di avere lì nel mio bosco, nella mia baita, questi esserini, e quindi cominciare a riempire di vita un pochino il mio bosco, il mio alpeggio, in attesa di un cane prima o poi. Adesso partiamo con le api, quindi sicuramente non lo sto facendo con l'ottica del guadagno. Finora sarà tutto in perdita, sia i video di YouTube che non stanno più monetizzando a causa dell'hackeraggio che ho subito. YouTube non è ancora riuscita a regolarizzare la mia posizione con gli annunci, quindi non sto guadagnando nulla, e per il resto i materiali costano, quindi io non so, la stagione può essere molto variabile, dipende, si può produrre un buon quantitativo di miele, come può essere una stagione in cui non si produce niente. E poi comunque c'è anche da considerare il fatto che io sia un principiante, e quindi sarà facile commettere degli errori che magari potranno avere delle ripercussioni sulla produzione di miele. Comunque oggi quello che andrò a fare sarà molto semplice, dovrò solo trasportare i nuclei e portarli nella posizione delle arnie, dove diciamo verrà posto, dove c'è l'apiario. Quindi è una cosa molto semplice, però vi faccio vedere tutti gli spostamenti che dovrò fare oggi, perché ho un mucchio di materiali da portare. Dovrò trasportarli su questo nuovo sentiero, che è più comodo rispetto a quello che facevo in passato perché c'è meno salita, ma comunque è sempre un sentiero molto sconnesso e molto scomodo. Sicuramente la voglia di camminare non mi manca dopo un mese e mezzo chiuso in casa, quindi oggi, anche se faccio 10 km e tanto dislivello, non è assolutamente un problema, anzi sono contento di farlo. Quindi oggi non la vedo come una sfacchinata, la vedo come una passeggiata di piacere. Ho un certo effetto pensare che dietro di me ci sono migliaia di api. Fortunatamente sono ben chiuse, perché se dovesse aprirsi un'arnia sarebbe una tragedia. Ragazzi, vi ricordo per l'ennesima volta, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, non vi costa nulla e mi supportate non a livello economico sicuramente, ma a livello di volumi di traffico sul canale, per un futuro in cui magari riusciranno a riabilitarmi i pagamenti, quindi presumibilmente non lavorerò più gratis, e riuscirò almeno quantomeno ad ammortizzare i costi di quello che faccio. Già soltanto il pagare una piccola parte dell'attrezzatura che acquisto per fotografia e agricoltura è già per me un traguardo. Finalmente è scoppiata la primavera, si vedono le piante di questo verde brillante, e quindi adesso vedremo la situazione del mio bosco, che è a 800 metri, se anche lì questa fase vegetativa è partita così prepotentemente o se sicuramente saremo un po' più indietro. Mi aspetto di trovare a livello di fioriture sicuramente quella del ciliegio, e poi altro non saprei, sicuramente qualche fiorellino di prato. Devo dire che, a parte qualche camioncino, sono l'unico che sta salendo in valle, non si muove nessuno. È veramente una situazione surreale, quindi diciamo che il lockdown continua ad essere rispettato dalla stragrande maggior parte della gente. Scarichiamo le api e si cammina.
Voilà. La prima ha raggiunto la meta. Ed ecco qui i 3 nuclei. Oggi non farò altro che aprire le porticine e farle girare un po'. Domani invece farò la mia prima visita vera e propria, quindi aprirò, andrò a dare un'occhiata ai nuclei e poi metterò un coperchio forato con un po' di candito in attesa del travaso, che avverrà tra qualche giorno, magari anche il prossimo weekend, in modo da lasciarle orientare. È appena iniziata la fase vegetativa, ci sono tante foglioline tenere, sembrano quasi un'insalatina. Guardate che bel verde brillante, magnifico. Quest'anno la primavera è arrivata prima rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ricordo che la fase vegetativa, questa quota, se non erro, era iniziata forse i primi di maggio. E il problema è che con l'anticipo della primavera sono tornati anche loro, i miei peggiori nemici. Ecco, i ghiri, i maledetti ghiri, che sarebbero degli animali tanto teneri e simpatici se non fosse che cagano come dei tori e rosicchiano tutto. Ho cercato di chiudere tutti gli spazi aperti in modo da evitare che entrassero dentro. Evidentemente loro hanno trovato ancora qualche buchino, quindi dovrò sicuramente fare un lavoro di sigillatura fatto meglio. Avevo applicato una rete perché loro dalle pietre si infilano, fanno labirinto e riescono a sbucare dove gli pare, quindi bisogna chiudere ogni buco perché sono problematici, danno fastidio. Quindi l'unica soluzione, considerando che sono una specie protetta, quindi non possono essere assolutamente toccati e nemmeno lo farei perché comunque sono degli animali molto carini, l'unica soluzione è chiuderli fuori in qualche modo, quindi chiudendo tutti gli spazi che hanno a disposizione ed eventualmente, se fossero rimasti chiusi dentro, catturarli con una gabbietta e portarli abbastanza lontano, perché loro hanno questo istinto di tornare al loro punto di origine. Quindi l'unica soluzione è questa. È giunto il momento, prepariamo affumicatore, candito e tutto quanto, tuta, leva, e faccio la mia prima visita all'apiario. Non faccio una visita vera e propria, ma vado semplicemente a cambiare il coperchio dei nuclei e a mettere del candito. La settimana che viene sarà una settimana di brutto tempo, quindi mi è stato suggerito di aspettare per il travaso e di lasciarle lì e di andare a vedere se stanno importando polline. Quindi adesso andrò davanti alle porticine a vedere se stanno importando polline. Questi consigli me li sta dando un ragazzo che mi ha contattato tramite il canale YouTube ed è di queste parti, quindi ho un ottimo riferimento anche perché siamo nella stessa zona e quindi lo ringrazio. Ciao Alessandro, grazie. E quindi lui mi sta dando delle informazioni importanti proprio per i primi passi. Sì, confermo, ho visto le api con le zampine piene di polline. Non tutte chiaramente, alcune hanno le zampine cariche, altre no. Tipo quell'arnia lì, ne ho viste parecchie. Sì, eccola lì, con le zampine piene di polline.
apriamo la seconda. Dunque la mia prima visita, se vogliamo chiamarla così, anche se in realtà è stata solo una sostituzione del coperchio per mettere il candito. Com'è andata? Insomma, sicuramente ci sono da migliorare molte cose perché sono veramente troppo impacciato. Chiaramente ero curiosissimo, ho provato a sfilare un paio di telaini e mi sono sentito proprio impacciato anche nella manovra dello sfilare i telaini. Ovviamente le api percepiscono la mia incapacità e quindi fanno un pochino le bullette, cercano di intimorirmi, anche se in realtà devo dire che la mia tuta non ho visto nessuna puntura, ho ricevuto solo una puntura sul guanto e quindi diciamo che presumibilmente le api erano tranquille, ero io che ero agitato. E l'altra cosa fondamentale, la prossima volta devo caricare bene quel maledetto fumicatore perché ogni volta faceva due sbuffate di fumo e dopodiché smetteva di funzionare, si spegneva. Oggi mi preparo la carbonara, quindi vabbè, quello che devo fare l'ho fatto. La prossima volta con più calma, con più tempo farò il travaso e niente, lì insomma dovrò essere un pochino più sicuro di me, ma ce la farò. Comunque sicuramente è un mondo molto 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 affascinante. Bene, direi che per oggi è tutto, quindi ci vediamo al travaso dopo il maltempo, sperando di fare meglio. Vi ringrazio, quindi alla prossima. Ciao a tutti!